Ciao a tutti, sono Federica e sono la vostra Flores Local Expert. Dove vi porto oggi? In Oltrarno a vedere la chiesa più antica di Firenze. Siamo in via Guicciardini, a 2 passi da Ponte Vecchio e Palazzo Pitti, e alle mie spalle c'è Santa Felicita. Siamo nel 390, quando una comunità di mercanti siriani decide di stabilirsi proprio qui, alle porte della città. Siamo in piena epoca romana e il cristianesimo è una religione nuova, e allora questa prima comunità decide di stabilirsi non nel centro cittadino, ma vicino all'unico ponte di accesso, che era appunto Ponte Vecchio. Ma andiamo a vedere cosa rimane della parte più antica della chiesa. Venite! Bisogna entrare in quella che oggi è la sagrestia di Santa Felicita per ritrovare alcuni resti della chiesa antica. Originariamente, infatti, la prima chiesa di Santa Felicita era proprio in questa posizione. Vedete che sono state esposte alcune lapidi con delle iscrizioni greche, e queste sono appunto le lapidi originarie del 390. Del piccolo oratorio costruito nel 390 rimane ben poco. La chiesa viene ricostruita nel 1300, nel 1400 e poi soprattutto viene ampliata nel 1700. Quindi quello che vedremo al suo interno risale appunto a quest'ultima ricostruzione. Nel 1565 Giorgio Vasari, su incarico della famiglia Medici, costruisce il corridoio, quello che oggi noi chiamiamo corridoio vasariano. Lo costruisce in 5 mesi, non ha molto tempo, perché tutto deve essere pronto per le nozze fra Francesco I e Giovanna d'Austria, e per risparmiare tempo ma anche denaro utilizza la facciata della chiesa di Santa Felicita e ci appoggia proprio il corridoio, che ancora oggi è ben visibile. Quello che non c'è più, andiamo a vedere quello che c'è. Venite! Artlist.io. Si racconta che Santa Felicita era una ricca vedova romana vissuta nel II secolo, convertitasi insieme ai 7 figli alla fede cristiana e per questo martirizzata. I 7 giovani furono torturati e uccisi davanti alla madre. Nel 400 la famiglia Barbadori fa progettare da Filippo Brunelleschi la cappella di famiglia, che viene acquistata nel 500 da Ludovico Capponi, che la fa decorare con la deposizione eseguita da un artista di pura avanguardia, Jacopo Carucci, detto il Pontormo. Ammiratore di Michelangelo, Pontormo ne estremizza le idee e i colori squillanti, fino a creare un'opera modernissima ma anche distante dalla realtà, dove le figure che reggono Gesù sono in punta di piedi in un equilibrio improbabile. Ad osservare la scena si affacciano i 4 evangelisti dipinti dal promettente allievo di Pontormo, Agnolo Bronzino. La chiesa è stata frutto di grandi interventi di ristrutturazione effettuati nel Settecento. Le monache dell'epoca risparmiano solo le prime 2 cappelle cinquecentesche che troviamo all'entrata della chiesa. Dietro all'altare invece intravediamo ancora la cappella maggiore patronata dai Guicciardini. Il nobile casato fiorentino abitava proprio vicino alla chiesa. Non a caso la strada su cui si affaccia Santa Felicita si chiama via Guicciardini. In un altare laterale una delle opere più intense è il Martirio dei Maccabei, dipinto da Antonio Ciseri alla metà dell'Ottocento. I corpi dei giovani uccisi ricordano la vicenda personale di Santa Felicita. In controfacciata troviamo una delle curiosità più spettacolari di Santa Felicita, il balconcino da cui la famiglia Medici assisteva alla messa accedendovi dal corridoio vasariano. In pratica i Medici entravano in chiesa senza nemmeno uscire dal loro passaggio privato, che li conduceva in tutta sicurezza da una parte all'altra della città. Se vi è piaciuta la storia della chiesa più antica di Firenze, continuate a seguirci su YouTube, su Instagram, su TikTok, su Facebook, ovunque. Ciao! Licensing reimagined.